Ciao a tutti, amici del Sagittario. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Sagittario, tendenze energetiche affettive per la seconda parte. Grazie. La forza e il matto. Amici del Sagittario, qui qualcuno prenderà il coraggio a quattro mani per fare un passo. Carta del matto parla di nuove avventure, parla di nuovi inizi. È una carta numero 0, quindi parla anche di chiusure, cicli e inizio cicli nuovi. Sento tanta purezza di cuore in questo periodo, tanta abbondanza di amore, proprio di quei sentimenti puliti. Anima gemella! Sì, questa persona è proprio la tua anima gemella. Wow! Sagittario, ma che bel periodo si prospetta. Bene, andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Io intanto vi ricordo che comunque le letture sono fatte per un gruppo, non risuonerà tutto. Prendete quello che vi serve e il resto lo lasciate andare semplicemente all'universo. Potete anche ascoltare ascendente e segno lunare per avere un messaggio più completo e sotto nella descrizione trovate un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. Sempre nella descrizione trovate anche un link, trovate anche la mia mail, scusate, nel caso vogliate contattarmi. Ok, cosa vedo? Ruota della fortuna, 6 di coppe, abbiamo un 9 di spade e un asso di coppe al contrario. Abbiamo la ruota della fortuna al contrario, qui qualche cosa sarebbe dovuto cambiare in un certo modo, ma secondo me no, non è cambiato, non c'è stato quel tipo di evoluzione, quel tipo di cambio, quel tipo di, come vi posso dire, chiusura, ciclo, perché comunque è un arcano numero 10, che magari si voleva, che si sperava, che si è... Mi dicono che qualcuno aveva architettato questa chiusura, ma probabilmente non è andata come voi speravate. Anche se poi in realtà, anche se le cose non sono ancora chiuse del tutto, vedo che c'è un bellissimo 4 di bastoni, che tra l'altro parla anche lui di anima gemella. Parla di stabilità, di un'unione felice, in equilibrio, di qualche tipo di festeggiamento e anche di chiusura a contratti. Qualcuno sento che ha venduto un bar o andrà a vendere un bar. Comunque il contratto ci sarà, ragazzi. Abbiamo anche un 9 di spade e difatti sento che potrebbe essere legato alla ruota della fortuna. Qualcuno ha voglia di spegnere i contatti con il cervello, fondamentalmente. Ci sono tante preoccupazioni che avete e che avete avuto e adesso dite, cioè basta, non me la sento più, ho tanta ansia. C'è qualcuno che avrebbe voglia di uscire da un determinato tipo di situazione. E abbiamo un asso di coppa al contrario. L'asso di coppa al contrario, anche qui parla, io lo sento sempre come una sorta di chiusura del cuore. Probabilmente per qualche tipo di sofferenza, per qualche tipo di per qualche tipo di chiusura che non è avvenuta come voi magari vi aspettavate. Andiamo poi avanti con una principessa di bastoni. E qui le carte vi invitano un pochettino probabilmente ad essere egoista. O per qualcuno fa riferimento a una persona che potreste incontrare a fine luglio, più o meno. Andiamo avanti, vediamo che altro vi dicono. Abbiamo una regina di denari al contrario, ancora una carta per piacere, grazie, e un asso di denari al contrario. Niente, c'è qualche tipo di ciclo, ragazzi, che qua non si chiude. Voi dovete trovare il coraggio di ricominciare.
di fare quel passo in avanti. La regina di denari potrebbe essere una persona che in qualche modo, potrebbe essere lei, la vostra anima gemella, che in qualche modo non vi appoggia proprio tantissimo. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Perché qui c'è comunque un qualche tipo di unione di mezzo, un qualche tipo di stabilità, perché abbiamo il 4 di bastoni, Andiamo a vedere. Vi invito a rimanere comunque fino alla fine del video, perché estrarrò anche qualche carta per i single, qualche carta per le persone che sono in una relazione stabile, e anche qualche carta per le persone che sono in una relazione un po' diversa, magari in separazione o in lontananza o in una relazione clandestina. Andiamo a vedere la ruota della fortuna, per piacere, grazie. Abbiamo un asso di bastoni al contrario e la torre. Interessante, perché è come se ancora non fosse stata fatta questa azione, ok, per rompere gli schemi, e in effetti questo ciclo non si è chiuso, questa ruota è ancora girata al contrario. Qui si tratta di fare un'azione di tipo concreto, ok? Di avere un impulso, di avere più che un impulso, come vi posso dire, un input. Sì, un impulso va bene. Per far arrivare questa torre, fondamentalmente. Qui c'è qualcuno che deve dare una comunicazione, rompere qualche cosa, o semplicemente magari si tratta, perché comunque la torre fa riferimento anche a quello che è il crollo dell'ego. Quindi per molte persone si tratta solo di dire no, ok, questo io lo voglio per me, punto e basta. E magari non è la cosa migliore per tutti, quindi quando arrivano i momenti torre c'è sempre da ridimensionare un pochettino. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Un re di denari al contrario, e qui abbiamo la regina di denari al contrario, un 6 di coppe al contrario e un re di bastoni al contrario. Allora, qui si tratta di una situazione familiare per qualcuno, dove sono implicati diversi fratelli, ok? Diverse persone all'interno della stessa famiglia. Per altri si tratta di una terza persona all'interno di una relazione che comunque è stabile, e sì, potrebbe essere di anime gemelle. Andiamo a vedere il 9 di spade. La regina di spade e il 7 di spade. Qui, ragazzi, dovete fare attenzione a che cosa vi dicono, soprattutto a cosa vi dice la regina di spade. Quindi potrebbe essere una donna, o potrebbe essere il fatto che voi vogliate in qualche modo incasellare tutto, controllare tutto, e alla fine finite con il creare proiezioni, il dirvi bugie, oppure, ripeto, se rappresentasse una persona esterna a voi, anche se qui sento che la vostra è più sì, il vostro desiderio di avere la questione sotto controllo. Fate attenzione a non manipolare in questo senso, perché sento che per molte persone siete voi che tendete a manipolare gli altri attraverso le bugie, ok? E invece per qualcun altro si tratta proprio di una persona che è di fianco a voi, che vi sta condizionando tantissimo, vi sta dicendo cose che non sono vere, e voi vi state facendo prendere dall'ansia per niente. Quindi valutate sempre quello che vi dicono, da chi viene detto, se è una persona affidabile o no. Andiamo avanti, asso di coppa al contrario. Regina di bastoni, e qui avevamo il re di bastoni, e re di coppe al contrario. Qui è come se ci fosse una relazione che non parte, ragazzi. È un qualche progetto che non parte.
perché comunque il lato familiare lo sento molto in questa stesa, potrebbe essere riferito appunto a una famiglia. Andiamo a vedere la principessa di bastoni. Abbiamo una regina di denari e c'era il re di denari e un 6 di bastoni ed è caduto anche un 10 di coppe. Datemi un attimo che lo raccolgo. Potrebbe essere che per qualcuno ci siano anche dei figli in mezzo in questa situazione, in questo progetto che si vorrebbe far partire, che non parte. Sì, lo sento un progetto grande, un progetto, per esempio potrebbero essere delle vacanze in gruppo per qualcuno, anche se non sento che sia proprio una vacanza, è più un progetto di tipo residenziale. Per altri invece si tratta di una situazione forse un po' ostacolata da qualcuno intorno a voi, da qualche genitore, da qualche persona che ha un peso nella vostra vita. Andiamo a vedere la regina di denari al contrario. Sette di bastoni, asso di spade, 5 di spade, 10 di spade. Caspita, io direi che è proprio questa persona, questa regina, che posso rivedere qui e qui anche, che vi condiziona parecchio, vi controlla, vi mette un po' i bastoni tra le ruote. E ragazzi, potrebbe essere una terza o terzo pretendente che un po' rompe le uova nel paniere, o semplicemente, guardate, mi parlano di una donna di coppia di amici. Quindi è come se voi aveste qualche coppia vicino a voi, nel caso siate in una relazione, che non vi fa bene frequentare fondamentalmente, che crea litigi tra di voi, crea pensieri, insinua dubbi. Andiamo a vedere l'asso di pentacoli al contrario, gli amanti e un'altra volta il fante di bastoni. Guardate, allora, qui c'è bisogno di fare un lavoro sull'amor proprio, ragazzi, trovare quello che vi dicevo prima, la forza, il coraggio di prendere in mano le redini della propria vita e di fare il salto, di fare il passo. Non date retta a quello che dicono gli altri, perché comunque gli altri condizionano, voi dovete andare per la vostra strada. Se pensate che quella sia la scelta giusta per voi dovete fare quel tipo di scelta, non vi fate condizionare. Per i single potrebbe essere che arrivi una persona, abbiamo comunque gli amanti alla fine della stesa, ok? Quindi diciamo che avere l'asso di pentacoli al contrario non è proprio una buona carta di inizio, anche l'asso di... C'è ancora qualche ciclo che si deve chiudere qui con questa ruota della fortuna, dovete ancora rompere qualche cosa per far sì che questi assi si girino a testa in su e diano inizio a quello che potrebbe essere un amore corrisposto, un amore da anima gemella, ragazzi. Ok, andiamo a vedere qualche carta per i single, qualche carta per le persone che sono in una relazione stabile e anche qualche carta per le persone che sono in una relazione di tipo diverso. Io intanto ci tengo a comunicare, per chi non lo sapesse, che ho iniziato a pubblicare il corso di tarocchi. È un corso base, lo trovate nella playlist del canale e serve insomma per aiutarvi a orientarvi meglio con anche le letture collettive, quindi nel caso vogliate avere maggiori specifiche sul significato di una carta potete comunque consultare il corso dove spiego ogni singola carta, arcani maggiori e arcani minori, ok? Bene, andiamo a vedere. Abbiamo un 7 di coppe al contrario, una regina di bastoni al contrario, 5 di coppe al contrario e 5 di denari al contrario.
Guardate, i single sono un po' giù di corda, li trovo. Nel senso che li trovo un po' sfiduciati, un po' senza speranze, un po' presi da questo dolore, da questa sorta di volume di pensieri, un po' senza prospettive. Però guardate, io vi dico, si tratta di non farvi condizionare. Fate attenzione perché il 5 di Pentacoli parla anche di codipendenze, quindi il fatto che voi abbiate sempre bisogno delle conferme da parte di qualcun altro vi deve far capire che non siete indipendenti da quel punto di vista lì, e quindi è ora di iniziare a lavorare lì, perché sennò siete sempre troppo condizionabili. Per qualcuno fa anche riferimento al fatto che ci sia una sorta di senso di colpa per quello che riguarda questa sorta di bugie, questa sorta di comportamento poco chiaro. Però il senso di colpa non è il vostro, ok? Non dovete farvelo voi fondamentalmente. Soprattutto se... cioè, nel caso siate voi sì, ok, però nel caso questo comportamento poco chiaro sia di un'altra persona, non vi fate venire i dubbi se sono io che ho sbagliato, se ho fatto male quella cosa lì, ho detto quella cosa là. No, perché qui vi sento veramente scarichi, giù di corda, non avete il vostro proprio potere personale, ok? Io credo che abbiate bisogno di lavorare su voi stessi fondamentalmente, su questo non farvi condizionare, ok? Per molte persone sento che questa regina di bastoni rappresenta una persona che potreste incontrare a breve se non l'avete già incontrata, ma è come se non credeste possibile il fatto di avere una relazione con questa persona, e invece sì, potreste. Ecco perché i sensi di colpa e il senso di inadeguatezza del 5 di Pentacoli. Ok, andiamo a vedere le persone che hanno una relazione stabile, per piacere. 6 di coppe. Re di coppe, wow, bellissimo periodo per le persone del Sagittario che hanno una relazione stabile. Vedo che c'è tanta passione, vedo che c'è tanto amore, e guardate, è venuto proprio fuori la carta dell'anima gemella. Mm? C'è un qualche tipo di movimento con il cavaliere di bastoni, può anche darsi che ci sia un'offerta nel fare un viaggio, una nuova proposta, e quello che sento è che si sta lavorando per avere una maturità emotiva all'interno della relazione, ok? Bene, andiamo a vedere le persone che hanno una relazione di tipo diverso. Abbiamo la carta della morte, il giudizio al contrario, 3 di pentacoli al contrario e la giustizia al contrario. Ragazzi, bel periodino. E qui fondamentalmente c'è bisogno di fare il salto, prendere il coraggio, come vi dicevo, a due mani e iniziare per nuove avventure. Perché con la carta della morte è come se vi dicessero c'è da lasciarsi indietro qualche cosa, ma ancora avete il giudizio al contrario, non vi rendete conto, non sapete quali sono le cose nascoste, ancora non siete consapevoli. Potrebbero essere delle cose legate a un progetto che avete fatto in comune, legato magari a una convivenza, un trasloco, il prendere una casa, c'è una casa di mezzo. Mm? Bene, andiamo a vedere ancora un messaggio da parte delle fatine per chiudere la lettura. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno supportando il canale con i like, con i commenti, con le iscrizioni e anche con le donazioni, quindi grazie. Perché per chi non lo sapesse è attivo il super grazie, quindi per chi avesse piacere di offrirmi un caffè, insomma, c'è anche questa possibilità. Wow! Celebrazione! Ma che bello! Lasciate giù le ali e iniziate a celebrare. È tempo di andare fuori, danzare e giocare. Un invito è sulla strada. Ragazzi, ve lo metto qui. Bellissima lettura, amici del Sagittario. Ecco, forse i single sono un po' sottotono, però diciamo che gli altri stanno lavorando per aumentare la propria consapevolezza. Però comunque tutto sommato è un buon periodo. Abbiamo comunque sempre gli amanti a fine lettura che parla di armonia, parla perlomeno di amor proprio.
c'è anche una persona, quindi che era già qui, è il fante di bastoni. Cari amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!